Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Quando ho venduto il banco Sega Makita, che avevo prima del DeWalt, ho dato in omaggio al nuovo proprietario anche le due slitte che avevo costruito per quel tipo di guide. Ora però mi farebbe comodo avere una slitta per il nuovo banco, che però non ho ancora costruito. Che dite, vogliamo vedere se la riusciamo a realizzare con qualche scarto? Inizio a recuperare un po' di scarti vari e pezzi recuperati da vecchi progetti. Elimino la parte ammalorata. Rimuovo le etichette come vi ho fatto vedere in un video dedicato. E porto gli stelli frontale e posteriore alla stessa misura del piano. Carteggiatina sui bordi e recupero altri materiali. Nella parte bassa segno tutti gli ingombri per le tracciature delle lavorazioni da effettuare. Avvito i due listelli, nella parte frontale solo con due viti perché sarà oggetto di regolazione finale, nella parte posteriore già con tutte le viti perché non ci dovrà dare precisione sulla perpendicolarità dei tagli. Inserisco degli inserti filettati sulle barre di scorrimento. Approfitto di questi fori già presenti per fissare la prima barra sotto al piano e allineo al bordo del piano utilizzando una speed square. Con un cacciavite dalla testa della stessa misura del foro filettato mi traccio i punti da forare per avvitare le rimanenti viti. Mi aiuto con questi distanziali esagonali per sollevare il listello e incollarlo sotto al piano. Applico un peso per migliorare l'adesione. Controllo sempre la perpendicolarità e poi apro i fori con lo stesso sistema di prima. Verifica di scivolamento superata. Rimuovo il coltello separatore per poter eseguire il taglio sul pannello di fondo.
Una volta eseguito il taglio, controllo la perpendicolarità dello stesso. Con la tecnica dei 5 tagli verifico l'eventuale disallineamento. Riscontro un leggerissimo disallineamento sulla perpendicolarità degli ultimi 2 tagli, per cui procedo alla regolazione della battuta frontale. Ripeto la tecnica dei 5 tagli per vedere se la regolazione è andata a buon fine. Ed effettivamente ha risolto. Ora posso avvitare completamente il lissello frontale e installare anche il tassello di protezione della fuoriuscita della lama. È il momento di iniziare i completamenti. Installo l'ETI-Track. Installo anche un listello di rinforzo posteriore. Con qualche squadretta e qualche recupero di profilati vari cerco di costruire un paraschegge regolabile. Per avere a disposizione l'intera area di lavoro, installo da un lato una cerniera e dall'altro delle calamite per tenere fermo tutto il meccanismo. Con un profilato di alluminio L cerco di dare solidità alla struttura in plexiglass.
testiamo anche la battuta per la fresatrice. Creo delle forature per poter entrare più agevolmente con la fresa nel pannello di plexiglass. Colpo di colore non ci sta mai male e in questo caso questo rosso serve anche come allerta in una zona dove le mani non devono assolutamente stare. Recupero alcuni pezzi dalla vecchia battuta e stampo dei nuovi per adattarla all'Altitrack da 19. Segno la posizione della lama sulla slitta per poter installare correttamente la riga metrica che ho procurato. Completo il taglio nella parte posteriore della slitta e effettuo un taglio di prova su un pannello largo 30 cm per vederne la perpendicolarità. Eccoci amici, anche per questo sabato il progetto è concluso. Rispetto alla slitta che avevo costruito per la Makita, su questo ho portato delle migliorie, tipo la barra millimetrata sulla parte frontale che sull'altra non l'avevo installata, il paraschegge a estrazione e rotante per poter liberare l'intera area di lavoro. Ho installato questo listello in noce nella parte posteriore per compensare elasticamente l'apertura che ho creato per il coltello separatore e ho verniciato di rosso il tassello di protezione per un'eventuale fuoriuscita della lama nella parte frontale. In questo video abbiamo visto anche il test della battuta per la fresatrice, che ancora non è canalizzata perché manca l'impianto di aspirazione sul carrello, ma lo vedremo a breve. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi per darmi la possibilità di presentarvi altri progetti come questo. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere, anche se non vi è piaciuto fatemelo sapere lo stesso, semmai nei commenti mi scrivete cosa aveste fatto di diverso. In descrizione vi lascerò come di consueto la lista degli utensili e dei materiali che mi avete visto utilizzare per questa realizzazione. Ci vediamo sabato prossimo, ciao!